Ciao, oggi coloriamo coi pastelli. Ciao, sono Patrizia. Oggi coloriamo il figurino di moda con i pastelli. Vediamo come si fa a fare un figurino con il drappeggio e il chiaroscuro con i pastelli. In questo caso io utilizzo, ed è un consiglio che ti do, i pastelli acquerellabili. Di qualunque marca siano, il mio consiglio è usare sempre pastelli acquerellabili. Perché? Perché hanno una presa del colore molto più intensa, nel senso che sono più scriventi, lasciano più colore. È vero che si consumano di più e hanno una punta molto più morbida, però quando devi fare dei tocchi, dei tratti più netti, ti accompagnano bene il tratto. Quindi i pastelli normali hanno una punta molto più dura, il colore si stende con molte più velature, mentre invece quelli acquerellabili, essendo proprio acquerellabili, quindi si devono diluire con l'acqua, hanno un tipo di mina interna di colore che permette di essere più morbida. Quindi se devi utilizzare o decidi di prendere dei pastelli, il mio consiglio è prenderli acquerellabili. Oltretutto i pastelli acquerellabili vanno bene anche sopra al pantone. Quindi se hai dei pastelli che non sono acquerellabili, vedrai sicuramente che quando li vai a passare sul pantone non scrivono o comunque coprono molto poco. Il pastello acquerellabile copre molto di più anche sul pantone. Ok, allora detto questo, come trucco ti faccio vedere in questo video come si colora un figurino di moda con i pastelli. Può venire anche una cosa molto bella. Diciamo che normalmente i figurini di moda si colorano di più con i pantoni e quindi il pastello acquerellabile ti può servire anche quando vai ad aggiungere delle sfumature al pantone. Se vuoi fare un figurino come per esempio ho fatto in questo video, tutto con i pastelli, è anche un'ottima idea e può venire anche un bel risultato. Un altro consiglio, oltre al discorso dei pastelli acquerellabili, è quello di utilizzare un cartoncino. Io mi trovo molto bene con un cartoncino da 200 grammi liscio. In questo caso, quando uso i pastelli, cerco un cartoncino più pesante, liscio, perché quando ci vado a passare copre di più. Invece se c'è il foglio ruvido tende sempre a lasciare quegli spaziettini bianchi che sono le irregolarità proprio del foglio ruvido. Quindi ho utilizzato per questo video un cartoncino liscio. Io per esempio utilizzo i fogli della Fabriano che si trovano dappertutto, quindi li trovi sia lisci che ruvidi di diversi pesi, però puoi usare i fogli che vuoi. Quindi pastelli acquerellabili, cartoncino da 200 grammi liscio e figurino di moda. Questo è quello che vedrai in questo video. E se ti piace l'argomento, vuoi fare lo stilista, vuoi disegnare per passione la moda, nel mio canale trovi un sacco di video per disegnare e per colorare. Quindi iscriviti perché pubblico tutte le settimane, quindi ci vediamo tutte le settimane su YouTube. E ho anche 2 profili Instagram, uno per il fashion design dove posto dei disegni e delle foto di disegni e dei video e di tutti i lavori che faccio, e un altro delle Patty Dolls. Le Patty Dolls sono dei figurini di moda però di bambole divertenti. Vai a curiosare nella playlist che ho creato da poco per imparare a disegnare e colorare anche divertendosi. Se non mi conosci, sono Patrizia, ho fatto una scuola d'arte, quindi il diploma di maestra d'arte, ho studiato 3 anni come stilista di moda e ho lavorato tanti anni in aziende d'abbigliamento, nell'ufficio sviluppo prodotto e nell'ufficio stile. Ho creato questo canale per cercare di trasmetterti più cose possibile di quello che ho imparato in questi anni.
Spero insomma di fare dei video che siano chiari, intuitivi. Il mio desiderio è proprio di metterti nella condizione di poter disegnare subito. È chiaro che il disegno è questione di allenamento e quindi più disegni più impari a disegnare. Guardiamo questo video. Un altro consiglio che ti do è quello di guardarlo per intero, perché ci sono tante cose che posso spiegarti a voce, ma ci sono anche tantissime cose che tu puoi vedere proprio guardando una persona disegnare. Quindi anche questo è un altro trucco: guardare una persona disegnare ti aiuta a capire che cosa sta facendo, perché non tutto si può spiegare. Ci sono tante cose che io faccio in modo molto automatico perché le ho imparate anni fa studiando e mi vengono automatiche e magari per me sono scontate e invece per una persona che sta imparando andrebbero dette. Quindi io cerco sempre di mettere tante informazioni nei miei video, però facendoti vedere tutte le fasi aggiungo ancora di più e tu puoi cogliere anche tutte le cose che ti servono guardando proprio una persona che disegna, in questo caso la sottoscritta. Quindi ho fatto tantissimi video, siamo già intorno ai 200 video, quindi è un canale che ti dà tantissime possibilità. Quindi iscriviti, clicca sulla campanella per tutte le mie novità. Vammi a cercare anche su Instagram nei due canali e vediamo questo video. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, ti rispondo volentieri. Ciao da Patrizia Patò74, ciao! Bene, questo è il foglio bianco. Comincio a impostare la base leggera del figurino a matita, proprio le parti diciamo di base, le proporzioni di base, e man mano vado a impostarle, però è proprio una cosa iniziale, la linea di metà per avere bene la definizione delle coppe dell'abito, del seno, e poi incomincio a impostare le direzioni del drappeggio, perché comunque è un abito abbastanza complicato. Anche il punto vita, il drappeggio gira in versi differenti. È importante impostarlo, poi le correzioni si possono fare man mano, però intanto è la prima bozza del disegno con le direzioni delle pieghe del drappeggio. Accenno anche il viso. Ok, dopo averlo ripassato provo le matite colorate che sono più in tono e comincio a fare la base leggera di colore usando il colore più chiaro e cominciando anche proprio già a dare dei tratti che seguano le pieghe, quindi incomincio a impostare il primo drappeggio già con il pastello più chiaro per cominciare a dare una profondità al disegno, e con questi tratteggi vado a scurire le parti dove ci sono le pieghe e cominciare a dare tridimensionalità. Utilizzo il pastello schiacciando un po' di più la punta per avere un tratto più spesso, quindi le diverse pressioni con cui utilizzi lo stesso tipo di colore danno le varie tonalità. Ora prendo il color carne e vado a cominciare a dare una base per la pelle del corpo. Naturalmente questo figurino si concentra sull'abito, per cui il corpo della modella è in secondo piano. La cosa importante sarà soprattutto definire l'abito. Prendo una tonalità un po' diversa dal giallo, il rosa, per dare dei riflessi, e comincio anche qui a segnare un po' di più le pieghe con il chiaroscuro. I tratti sono veloci con diverse pressioni. Più fai pressione col pastello, più il pastello è scuro, e utilizzo questi due colori proprio per cominciare a mixarli insieme sul foglio, dando proprio la direzione al drappeggio, seguendo proprio la direzione. Come vedi, l'abito è molto complicato, ma il figurino ha il compito di stilizzare una foto, per cui non deve essere un disegno dal vero, deve dare sempre la sensazione di essere un figurino stilizzato. Quindi la cosa importante è imparare anche a stilizzare le foto.
Dove mi serve vado ad aggiungere il giallo facendo più pressione e coprendo di più, con dei tratti veloci che enfatizzano le pieghe. Sul fianco comincio a creare quel chiaroscuro e quel tipo di chiaroscuro lì mi farà venire fuori la parte bianca come luce. Temperare sempre le matite colorate è importante, perché per disegnare bisogna temperarle spesso, soprattutto se hanno una punta morbida. E poi vado a enfatizzare le parti più scure, passando più volte, anche con tratteggi, che si veda anche il tratto della matita colorata. E lascio delle parti bianche. Quindi sta a te andare a passare più volte dove ritieni necessario per far venire fuori le pieghe e nello stesso tempo anche la tridimensionalità. Però lasciare queste parti bianche del foglio ti aiutano a rendere il disegno più tridimensionale. Il pastello richiede come tecnica di passare più volte e richiede anche molto più tempo rispetto al pantone. È una tecnica differente. Passo con un altro terzo colore. Se hai visto, questo è il terzo colore che sto utilizzando, quindi ho usato il giallo, il rosa, e questo è un color cotto, un color terracotta. Con la matita gomma vado a un po' sfumare il pastello e un po' a togliere l'eccesso di colore per dare un effetto più sfumato, quindi puoi usare la matita gomma per togliere un po' di pastello e poi, come vedi, utilizzo anche un pochino di sfumino, neanche tanto, non lo uso tantissimo perché voglio che rimanga quell'effetto un po' ruvido tipico del pastello. Con il colore, diciamo un beige più scuro, un colore nocciola, quindi questo è il quarto colore che utilizzo in questo disegno, vado a fare dei tratti molto più calcando di più, quindi con una molta più pressione incomincio a tracciare proprio queste pieghe. Se vedi la foto dell'abito, sono delle pieghe molto definite perché è un raso, per cui si arricciano e hanno proprio questo effetto molto definito. Vado a riprodurre questo tipo di effetto utilizzando un colore che stacchi un pochettino rispetto agli altri per dare movimento e tridimensionalità e ricreare questo effetto di arriccio, sempre comunque di un tessuto, diciamo, che è leggero. Questi sono dei tratti veloci. Non importa essere sempre super precise, alle volte il tratto veloce rende molto di più a livello dinamico nel disegno, quindi va proprio dato velocemente e poi, andando a fare più o meno pressione, il tratto si allarga dando un effetto tridimensionale, quindi il tratto non è della stessa larghezza, in base alla pressione che dai si può diventare anche un pochettino più largo. Questa è la parte in cui lavoro più sulla modella. Come ti ho detto, la parte importante di questo tipo di disegno è comunque l'abito, per cui il resto del disegno sarà il più possibile secondario per enfatizzare proprio l'abito. Ho utilizzato lo stesso colore che ho usato per fare definire il drappeggio dell'abito per definire il figurino. Bene, questo è il risultato finale. Se ti è piaciuto, iscriviti al mio canale, clicca sulla campanellina per rimanere in aggiornamento con tutte le mie novità, metti un like e seguimi. Un grande saluto da Patrizia, Fatto 74, al prossimo video, ciao!